questa mattina facciamo un viaggetto per le Cinque Terre, le famosissime Cinque Terre. Non mi sento più osservato, tipo. Non lo so perché ero partito convinto, no? Poi mi sono venuti tutti gli sguardi addosso. Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Le Cinque Terre sono una delle mete più gettonate tra chi visita l'Italia, soprattutto in estate. Se non ci siete mai stati o se ci siete stati ma vorreste rivedere quei luoghi splendidi, restate là. Trascorrerete insieme a noi una giornata alle Cinque Terre. Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray, all I need are some better days. È possibile visitare le Cinque Terre in auto o in treno, ma noi abbiamo scelto di visitarle via mare, con battelli che partono e arrivano ogni ora in ciascuna località, come degli autobus sul mare. Una ragazza, infatti una barista, che è pugliese come noi, ci ha consigliato di fare questo tour in barca piuttosto che in treno. Sì, perché si possono raggiungere le Cinque Terre anche con il treno, però ci hanno detto che con la barca è molto più bello perché le viste sono più carine, sono più spettacolari. Infatti già si può ammirare qualcosa dietro di noi, alle nostre spalle. Sì, più bello. Voi siete mai stati, avete mai visitato le Cinque Terre? Dunque, noi siamo partiti di qua e adesso abbiamo deciso di sviluppare questa strategia, un po' strana forse, cioè andiamo prima a Vernazza e poi pian piano torniamo indietro. Abbiamo deciso di saltare Monterosso nonostante sia una delle Cinque Terre solo per una questione tempistica. In realtà questa non è la nostra strategia, è la strategia di un signore che si trova sulla barca come noi, che parlava con un suo amico e raccontava questa strategia che noi abbiamo emulato. Spudoratamente copiato. No, emulato, sembra meno brutto. Però per questioni tempistiche dobbiamo saltare Monterosso, quindi facciamo Vernazza e poi andiamo a scendere per tornare alla Spezia. Curiosità. Cosa sono le Cinque Terre? Le Cinque Terre sono un tratto di costa della Liguria lungo circa 15 km che comprende appunto 5 villaggi: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Rio Maggiore. I villaggi sono a una distanza più o meno simile l'uno dall'altro e sono caratterizzati da case colorate e vigneti sui ripidi terrazzamenti ricavati sulla costa. Adesso ci troviamo a Vernazza perché abbiamo seguito la nostra strategia. È molto carina, cioè più che altro è molto colorata. Vernazza è forse il fiore all'occhiello delle Cinque Terre, cioè il motivo di orgoglio, di vanto di questo territorio. È infatti anche stata inserita tra i borghi più belli d'Italia. Potete vedere sui fianchi delle colline i terrazzamenti con i vigneti. I vini più famosi delle Cinque Terre sono i vini bianchi, in particolare lo Sciacquetrà. Lo avete mai bevuto? Mi sento fuori luogo perché non sono vestita da mare, cioè nel senso qui hanno tutti degli outfit più marini del mio. La dolce vita italiana. Mi piace Vernazza perché è piccola
ma così attiva, vivace, ti mette, Colorata. ti mette allegria, veramente, ti mette tantissima allegria. Dimenticatevi l'auto però, qui non è consentito usarla, si va a piedi. Adesso dobbiamo trovare un posto per mangiare. Cosa c'è di tipico alle Cinque Terre? Guarda, io sentivo odore di pesce. Non Beh, so se ovviamente. questo è tipo, ma penso di sì, se c'è il mare. Dovevo fare per forza questo video perché c'è un errore di grammatica qui. Noi all'ora di pranzo mangiamo il gelato, sono le 2. No, ma cioè, guardate la fila. Curiosità. Solo una delle Cinque Terre non si affaccia sul mare, Corniglia. Perciò non era visitabile per noi dal battello. Adesso siamo a Manarola, che è un'isola, che è una città un po' wild, un po' selvaggia. È un po'... con Cioè, 40 gradi è un po' difficile salire, però per il è resto sembra molto carino. rocciosa. Strana, è costruita in una maniera assurda. Guarda quel ristorante lì. Vediamo se riusciamo ad andare a fare un aperitivo lì. Giustamente loro sono orgogliosi di questo. Ah, ci sta. Manarola è il borgo più instagrammabile tra quelli che abbiamo visto, cioè quello che si presta meglio alle foto, soprattutto grazie alle casette colorate, strette e addossate, che formano una specie di macchia colorata a picco sul mare, che offrono scorci e viste imperdibili, indimenticabili. È molto bella, Manarola è molto bella. Manarola è una città dove puoi venire facilmente se vuoi perdere 20 kg veloce. Sì. Se vuoi inutile È pagare vero. la palestra. Vieni a Manarola, paghi l'affitto e poi ogni giorno esci la mattina e stai facendo allenamento. È vero, molte salite. Wow. Curiosità. L'UNESCO ha nominato le Cinque Terre Patrimonio dell'Umanità nel 1997. Siamo appena arrivati a Porto Venere. Una città bellissima, già solo a vederla la vista è fantastica. E ci hanno detto che qui fanno un buonissimo pesto in un negozio che si chiama la Bottega del Pesto e siamo intenzionati a provarlo, vediamo come sarà. Sì, è vero, dicono che sia particolare anche la pasta, la servono in un bicchiere. Sì, una pasta servita in un bicchiere non l'abbiamo mai vista. Sarà sicuramente un'esperienza interessante. Vediamo se vale la pena anche a livello di sapore, no? Se è buono come dicono. E comunque Porto Venere secondo me è un po' sottovalutata perché è veramente molto bella. No, vabbè, sottovalutata non lo so, però sicuramente deve competere con le Cinque Terre che sono vicinissime. Infatti col traghetto si può vedere Porto Venere, le Cinque Terre in una sola giornata e ovviamente le Cinque Terre sono molto interessanti anche loro, quindi Porto Venere deve lottare con una competizione forte, però sì, sono tutte belle, sia Porto Venere che le Cinque Terre. A me Sì. piacciono particolarmente tutte. Le Cinque Terre sono
più belle per chi ama il panorama, le viste panoramiche dall'alto rispetto a Porto Venere, che si estende un po' più a livello di pianura, a parte il castello. Allora, siamo alla bottega del basilico, no, la bottega del pesto, come si dice? Però c'è anche il basilico nel pesto. Sì. E abbiamo provato, cioè dobbiamo provare la pasta nel bicchiere, che è una cosa che non abbiamo mai provato. Tu hai preso dei fusilli con... Pomodorini e gamberetti. e io delle orecchiette con La Puglia non ci abbandona mai. pesto. E fagiolini. Però diciamo la cosa interessante è che è tutto un po' spartano e quindi siamo seduti su dei gradini. Però dobbiamo dire che quando siamo passati ci hanno offerto un po' di pane con il loro pesto ed era delizioso, cioè fanno un pesto straordinario, quindi dovevamo per forza prendere qualcosa perché è fantastico. È vero, è buonissimo, fatto in casa, la donna è stata molto gentile. Non ci hanno pagato per dire tutto quello che stiamo dicendo, però perché veramente merita, ecco perché lo diciamo. Ora li proviamo. Buon appetito. Se vuoi sostenere il nostro progetto, l'Ernamo, e aiutarci a continuare con la realizzazione di nuovi contenuti, puoi inviarci un regalo attraverso il bottoncino con il cuore che trovi sotto il video, oppure il link in descrizione. Te ne saremmo davvero grati. Se questo vlog vi è piaciuto, non dimenticate di guardare quello su La Spezia. Lo trovate come sempre in alto nella card o giù nella descrizione. Anche quella è una splendida città. Se invece cercate un qualsiasi altro contenuto di grammatica o di cultura italiana, visitate il nostro sito lernamu.com. Non dimenticate poi di seguire l'Ernamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e condividetelo con tutti gli appassionati di questi incredibili paesaggi mozzafiato. Se non lo avete fatto iscrivetevi al canale e ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Yeah, all I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.